Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vorrei condividere con voi 5 semplici consigli per scrivere meglio in italiano. Se fate ancora fatica a scrivere e commettete parecchi errori o semplicemente non vi sentite sicuri nello scrivere in italiano e vorreste scrivere in modo più naturale, senza l'aiuto costante di Google Translate, vi consiglio di ascoltare bene questi 5 consigli che ho raggruppato oggi in questo episodio. Ovviamente, quelli che sentirete saranno semplicemente dei consigli personali, non delle regole. Ognuno ha il proprio metodo di apprendimento. Il primo consiglio è uno dei più importanti. Leggere. Per scrivere meglio bisogna leggere di più o iniziare a leggere se non lo state ancora facendo. La letteratura italiana è ricca di opere, dalle più datate alle più moderne. Trovatevi un libro in italiano e cominciate a leggerlo. Mentre leggete, sottolineate, prendete delle note, cercate le parole ed espressioni che non conoscete. Rendete la lettura viva ed efficace. Se volete migliorare la scrittura, leggete di più. Personalmente, leggere mi ha aiutato tantissimo a migliorare la scrittura delle lingue straniere che ho imparato negli anni. Oltre ai libri, è certamente utile leggere articoli di giornale, blog e riviste. Se avete interesse per quello che state leggendo, sarete motivati a farlo giornalmente. Il secondo consiglio è quello di organizzare le idee e quello che volete dire prima ancora di scrivere. Fate quindi delle ricerche prima di prendere il foglio o aprire un file su Word. Create una mappa concettuale o un indice. Organizzate i vostri pensieri prima di mettervi a scrivere. Create una struttura di come volete sviluppare la vostra idea. Ed infine iniziate a scrivere. Dovete avere chiaro quello che volete dire, come volete dirlo e in che ordine. Ponetevi anche alcune domande. Chi leggerà quello che state scrivendo? Chi è il vostro pubblico? State scrivendo un blog, una mail, un post su Instagram, un messaggio ad un amico, un curriculum o un tema scolastico? Utilizzate il linguaggio giusto, anche per il pubblico a cui vi state rivolgendo. È diverso se il testo che state scrivendo lo leggerà un amico oppure un professore universitario. Questo dovete ricordarvelo. È inoltre molto importante fare questo processo pensando in italiano e non nella vostra lingua madre. Pensate, strutturate
il vostro discorso e le vostre idee in italiano. Se vi accorgete che, per esempio, vi mancano certe parole, cercatele subito, così che poi, nel momento della scrittura, sarete già in grado di utilizzarle. Quando poi vi metterete effettivamente a scrivere, ricordatevi sempre di utilizzare frasi lineari e semplici. Le frasi lunghe e complesse sono difficili da leggere e anche da scrivere. Cercate di non scrivere frasi troppo lunghe. Dividete la frase con la punteggiatura per permettere al lettore di leggere con più tranquillità. Questo vi porterà di conseguenza a fare anche meno errori. Non usate troppe parole per esprimere un concetto che può essere spiegato in poche parole. Il terzo consiglio è quello di rileggere quello che avete scritto. Molti errori possono essere evitati con una semplice rilettura e autocorrezione, senza il bisogno dell'aiuto di un'altra persona. Una rilettura può migliorare moltissimo la qualità della scrittura. Se per esempio vedete che state usando spesso un verbo o una parola, potete andare su Google e cercare dei sinonimi e dei contrari. I sinonimi sono quelle parole che hanno un significato simile. Per esempio, comunicare è il sinonimo di parlare. Potete quindi utilizzare questo strumento per variare e ampliare il vostro lessico. Usare più parole e rendere la scrittura meno piatta e più articolare. Altra cosa che potete fare è usare dei connettivi, come ad esempio mentre, quindi, siccome, pertanto, affinché, anzitutto. Il mio consiglio è quello di utilizzare sempre Google e cercare quali sono i connettivi più utilizzati in italiano. Il quarto consiglio è quello di cercare un feedback da un'altra persona, preferibilmente un nativo. Potete chiedere quindi a un nativo di leggere il vostro testo e darvi un'opinione. State però anche attenti se quella persona è adatta a darvi un feedback su quel determinato lavoro. Se è un nativo, non è detto che se ne intenda di quel tipo di tematica e che sappia il linguaggio e il tono da usare in quel particolare caso. Se state, per esempio, preparando un esame, non è scontato che un italiano sappia darvi il giusto aiuto per prepararvi per quel determinato esame. Potete, in quel caso, riferirvi a qualcuno che non conoscete, ma che fa quello di lavoro e vi può aiutare.
In questo modo imparerete tantissimo da una persona esperta e con le giuste competenze. Detto ciò, un feedback è un parere da un'altra persona. È generalmente di grande aiuto. Il quinto e ultimo consiglio è fare pratica quotidiana. Come tutte le abilità, anche la scrittura è un'abilità che migliorerà nel tempo. Scrivere aiuta a scrivere meglio. Cercate di scrivere il più spesso possibile. Cercate di creare l'abitudine di scrivere quotidianamente. Anche pochi minuti al giorno sono meglio che nulla. Un mio consiglio è quello di tenere un diario nel quale ogni sera, prima di andare a dormire, scrivete qualcosa. Per esempio, le 3 cose belle che vi sono successe durante la giornata. Un particolare evento accaduto. Un qualcosa che vi ricordate della giornata appena trascorsa. Ricordatevi che quello che importa è la ripetizione, il creare l'abitudine. Farlo un po' tutti i giorni vi porterà a migliorare tantissimo nell'arco di alcuni mesi. Fate questa attività ogni giorno e vedrete come la vostra scrittura e il vostro vocabolario miglioreranno. Migliorerete anche la vostra comprensione e il vostro parlato. Questi erano 5 consigli per migliorare la vostra scrittura in italiano. Se conoscete altre tecniche o strategie che avete utilizzato o che state utilizzando tuttora, mandatemi un messaggio su HelloTalk. Sono curioso di sapere come affrontate il vostro apprendimento della lingua italiana. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Vi ricordo, come sempre, che se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, lasciatemi una recensione e una valutazione. Non mi resta che salutarvi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.